Ti ha fatto sentire meglio? Non pensavo mi sarebbe mancato tanto. Ci hai pensato spesso? Ci penso spesso, ma faccio sempre più fatica a ricordarlo. In che senso? Ho paura di dimenticarmi il suo volto, di tradire la sua memoria. Mi tocca venire qui per avere l'illusione di parlarci ancora. Guarda che non devi cercarlo nella tua mente come se fosse un oggetto dimenticato in un cassetto. Prova a pensare ai bei momenti passati insieme. Pensa a ciò che vi siete detti. È così che fai tu. Sì. A me torna in mente ogni volta che vedo passare un aereo. In effetti, grazie a lui, ho capito cosa non andava in me, cosa non andava nel rapporto con mio padre. Ho imparato molto da lui. Chi se ne va ci lascia sempre qualcosa di sé addosso. E questo forse è il segreto della memoria. E dire che sembrava così scontroso. Ti ricordi di quella volta che ti ha quasi lanciato addosso una sedia? Vedi, questo è quello che intendo. Tu hai paura di dimenticare un amico. Io invece appena uscito dall'ospedale mi sono ributtato nella vita con più grinta di prima, come se volessi dimenticare. Come se la malattia fosse un insetto da prendere con le mani e da gettare via. Poi però Però cosa? ho capito che è impossibile dimenticare perché la vita viene proprio dai ricordi e... Sai quando me ne sono reso conto? Quando ho capito che prendere tempo con Carla poteva essere un tempo che potevo non avere. Hai un tumore. È strano come 3 parole possano cambiarti la vita. 3 parole che arrivano in un istante, nello stesso istante in cui sarai costretto a scegliere, bianco o nero, cambiare interamente la propria vita o rimanere se stessi, sentirsi uguali o diversi, prigionieri o liberi. Ma perché io? Come farò ora? Chi lo dirò? Lo dirò? Lo racconterò a qualcuno? Condividerò il mio dolore? O me lo terrò tutto per me, senza cercare la compassione negli altri? Perché il nostro è davvero semplice egoismo, o ciò che ci spaventa è la maschera del compianto sul volto degli altri. Ma poi quale maschera? Quella del lottatore, del compiacente, del tollerante, del remissivo, della vittima. Vittime di un destino a cui ci affidiamo quando siamo in difficoltà. L'unica cosa che possiamo fare è accettare la nostra condizione. La consapevolezza sarà l'unica arma che ci sarà data. Per una volta l'opzione non sarà una scelta. Provare a vivere o lasciarsi morire.
Siete voi gli ultimi? Siamo noi gli ultimi. E pensare che ogni minuto che passa potrebbe essere prezioso. Non pensavo fossero così lenti. Ma ci avete fatto caso? A cosa? Ah, queste sedie. Scusi se mi intrometto. Non si faccia problemi a rispondere. Siamo solo noi qui. Ah, grazie, ma non si preoccupi. Ho preso permesso per non avere problemi. Papà, smetti. Non lo faccio mica apposta. Che sono nervoso. Piacere. No, dico, quale piacere possono trovare queste sedie a immaginarsi chi siano i malati che siano sopra di loro, dove andranno, cosa faranno, quale male covino dentro. Nessun piacere. Scusate, Ehi. Sì, ho preso permesso. È perché avevo delle commissioni da fare. Tipo. Tipo che non te lo posso dire. Ma no, ma cosa fai? Vai a pensare. Ma va bene, allora io te lo dico, ma sappi che ti stai rovinando una sorpresa, eh? Sono a fare la spesa. Sì, volevo cucinarti una cenetta speciale stasera. Stamattina ti guardavo mentre dormivi e pensavo a quanto ti amo e volevo fare qualcosa per dimostrarti. Sì, anch'io ti amo. Se non vuoi che lo sappia, fai prima lasciarla. Che si sappia cosa, non c'è nulla da sapere. Ah no? E come mai sei così nervoso? Nervoso io. Ma sì, non vedi le dita che vanno su e giù con quella gamba, come se fossero in cerca di chissà quale verità. È un segno di nervosismo. Perché piuttosto che osservare ciò che le accade attorno non pensare agli affari suoi? Signorina Rinaldi? Sì, siamo noi. Prego. Signor Soralli? Sì. Prego. Prego. Buongiorno, sono il dottor Bianchi. Accomodate. Come vi avevo preannunciato, siamo qui per discutere dei risultati dell'analisi. Come vi sentite ad affrontare questo argomento? Bene. Male. Signora, cosa la preoccupa? Ma cosa mi preoccupa? È di mia figlia che stiamo parlando, la mia bambina. Se le dovesse accadere qualcosa, non voglio pensarci, ci dica tutto. E tu, Jessica? Sono tranquilla. Qualsiasi cosa sia la voglio affrontare. Vabbè, mi sembra normale essere preoccupati in una situazione come questa, signora. Voglio fare tutto ciò che è in mio potere perché mia figlia stia bene. Quindi la prego, venga al punto. D'accordo, allora procediamo. Dopo aver discusso insieme agli altri colleghi riguardo le ultime analisi, occorre che i nostri timori si siano avverati. Sua figlia ha un cancro. Mia figlia. La mia bambina. Beh, lo tolga. Non è così semplice. Lo tolga, ho detto. Signore, non funziona così. Lo tolga, togliamo via tutto, operiamo subito, firmerò ciò che c'è da firmare, costi quel che costi. C'è un iter da seguire, l'intervento da affrontare al momento adeguato. Lei farà come le dico io. Signore, la vedo sotto shock, ma la prego di seguirmi. Non possiamo operare sua figlia, non ora almeno. Ci sono altre strade da percorrere prima di quello. Dovremo per prima cosa cercare di ridurre il tumore. E poi, se indicato, potremo scortarlo. Le possibilità di guarigione sono buone. Ovviamente ogni persona è diversa e dovremo vedere come sua figlia reagisce alle cure.
Faremo tutto ciò che è in nostro potere. Se ha qualsiasi domanda, la prego, non esiti a porla, sono qui apposta. Prego, si accomodi. Siamo da questa parte. Prego. Posso chiamarti per nome? Certo. Va bene. Michele, come sai, oggi siamo qui per discutere dell'esito degli esami svolti la settimana scorsa. Come ti senti ad affrontare l'argomento? Sono preoccupato. Cosa ti spaventa? Ho paura che questa sia una condanna a morte. Ma la prego, mi dica tutto prima che la paura mi faccia perdere il coraggio di sapere. Ma va tutto bene? Hai bisogno di qualcosa? Vuoi chiamare qualcuno? No, posso farcela, però la prego, faccia presto. Va bene, Michele. La biopsia che hai eseguito la settimana scorsa purtroppo ha evidenziato ciò che temevamo. La prego, venga al punto. Michele, hai un tumore. Ma ci sono molte strade che possiamo percorrere. Fondamentale sarà iniziare la terapia il prima possibile. Cosa? Io con la mia compagna, Avrà bisogno di tutto il suo supporto. Lei non lo saprà. Come dici? Non dovrà sapere niente, nulla di tutta questa faccenda. Io me la vedrò da solo. Il supporto familiare sarà fondamentale per te nel superamento di questa situazione. Mi dica solo quando si comincia. Il signor Riva? Sì. Prego. Finalmente si è deciso. Perché non si è presentato prima? La sua situazione non è da prendere alla leggera, lo sa? Ora che me l'ha detto, lo so. Lo sa che affrontare per tempo il ciclo di cure può essere determinante per lei? Me ne farò una ragione. Ma insomma, a che gioco sta giocando? Ha capito che è un cancro. Non ci vuole di certo una laurea per capire che pisciare sangue non è un buon segno. Allora saprà che l'iter prevede di iniziare subito con un ciclo di chemioterapia. No, questo- Probabilmente ne servirà più di uno. Poi speriamo di essere ancora in tempo per operarlo. Credo che il quadro le sia chiaro. Ora è libero di dirmi come intende agire. È pronto ad affrontare tutto questo. Eccoci qua, Jessica. Guarda. Sembra che ci sia tutto. C'è un letto bianco ben sistemato, c'è una scrivania e c'è pure un televisore. Non sembra poi così male come stanza. Ma che fai lì? Entrano. Hai visto? C'è pure una finestra. Già, una finestra. Un vetro, capisci? Per poter guardare fuori. O per non guardare affatto. Ma non vorrei mica oscurare tutto con quelle orribili tendine gialle. Che lo voglio o meno, sono costretta qua dentro. Tanto vale sfruttare l'unica libertà che ho. Ma almeno aspetta fino a domani. Ho appena parlato col dottor Bianchi. Ha detto che presto passeranno a spiegarti come dovrai comportarti d'ora in poi. Ho anche visto gli orari di visita, ma mi hanno assicurato che in questo reparto sono molto flessibili, quindi potrò stare sempre con te. Fantastico. Bene, vediamo se abbiamo preso tutto. Una copertina c'è, le ciabatte ci sono, un accappatoio. Vedrai che ora si ricorderà di aver dimenticato qualcosa. Ma ti sei ricordato lo spazzolino? L'ho dimenticato. Ma come l'hai dimenticato? Te l'ho ripetuto un centinaio di volte. Ma tanto sarà qui sempre. Cosa ha tanto da brontolare? Vabbè, tanto starò qui sempre. Tesoro, hai visto? Ci sono degli armadietti. Vuoi che ti porti qualche vestito in più? Sì, come vuoi. Meglio chiudere queste tendine. Abbiamo già i nostri problemi a cui badare. Hai finito tutto senza neanche respirare. Sì,
come del solito del resto. Non è nemmeno un po' di nausea? No, sapevo che tutte quelle storie sugli effetti collaterali erano esagerate. L'unica cosa che veramente non sopporto è di rimanere chiuso qua come un cane incatenato. Riteniti fortunato se non stai male. Si tratta di armarsi di infinita pazienza. Perché ti gratti la testa? Non lo so, sento uno strano prurito qua dietro. Oh merda. Basta! Non ce la faccio più! Adesso mi tolgo questo maledetto catetere! Respira. Come ti senti? Non so, comincio ad avere uno strano senso di nausea. Ma sarà anche questo disgustoso odore di disinfettante. Buongiorno, come andiamo oggi? Bene. E tu come pensi di fare ora? Che cosa intendi? Guardati allo specchio. Oh, cazzo. Ora sì che dovrai trovare una bella scusa. Sono proprio curioso. Ah, giusto, potrebbe essere il parrucchiere ad averti sbagliato taglio. Zitto, fammi pensare. Come se tra tutto quello che sta succedendo questa fosse la cosa peggiore. Portami un rasoio. Come, scusa? Ho detto portami un rasoio. Cavolo. Come starò? Dio, ma quando ricrescerà? Cosa penserà Carla vedendo? Farai molta fatica ad uscire per strada, sentire sguardi di tutte quelle persone addosso. Pensa alla reazione che avranno vedendoti. È come una tortura. Proprio quei capelli di cui eri tanto orgoglioso. Mi sento già come un fenomeno da baraccone. E pensare che ero riuscito ad arrivare a 30 anni senza un accenno di stempiatura. Se non li raso diventerà troppo evidente. Potrebbe essere stato il parrucchiere ad avermi sbagliato il taglio. Cos'altro? 21 anni, sono al secondo anno di economia, ma non so se è proprio la cosa che fa per me. L'ho scelta più per mio padre, perché dicevano che dopo si trova subito lavoro e volevo dargli l'impressione di essere responsabile, di star già pensando al mio futuro. Ma lui si lamenta in ogni caso. Dice che ci sono troppi ragazzi. E così finisce che io non esco con nessuno per paura che lui non l'approvi. Il punto è che qualsiasi cosa faccia non va mai bene. Ma perché non mi lascia in pace? Capisco che è preoccupato,
ma da quando ha saputo della malattia si è attaccato ancora di più. Così tanto che a volte penso che la vera malattia sia il rapporto con lui. Ecco, ora mi pento pure di aver detto una cosa del genere. Io sono Michele, ho 30 anni. Anch'io non sapevo se fare l'università, ma per le ragazze poi niente. Io ho una ragazza, sì ce l'ho, ma insomma siamo qui per parlare di lei, non di me. Da 6 anni gestisco la contabilità presso una piccola azienda, mi piace nuotare, cioè mi piace. Anche a me piaceva. Sul serio? Sì, andavo 2 o 3 volte per settimana, mi faceva stare bene. Ti capisco. La prima vasca la facevo sempre in apnea, 25 metri. Senza respirare? Sì. Cavolo! Il respirare è diventato più faticoso, immagino. Beh sì, ma forse era più faticoso accettare di portarmi sempre dietro mio padre. Qualsiasi cosa ho fatto è sempre venuto con me. Mi raccomando fai questo, mi raccomando stai attenta a questo. Non sai che fastidio sentirlo dalle scalette che mi chiamava alla fine di ogni allenamento. Ma senti piuttosto, com'è stare con qualcuno? Lei non sa che sono qui. Cioè, Lei non sa che sono qui. Volete che piangiamo tutti quanti? Mi sembra che come gruppo facciamo già abbastanza pietà, senza aver bisogno di stare qua a sentirvi piangere per stronzate. Chi se ne sbatte di quello che studiate o di che cosa facevate? Mi sembra che abbiamo altre cose per la testa a cui pensare. Di cosa avete paura? Ma paura di cosa? Giuro che tra tutte le cose che dobbiamo passare in questo maledetto posto, stare qua a sentirvi piangere e fregnare per stronzate è la cosa peggiore! Di cosa hai paura? Che non tornerai più da me. Il mondo va avanti. Credi che non andrà avanti anche senza di te? Credi che non si troverà qualcun altro da scoparsi? Ma adesso stai calmo! Siamo qui per cercare di aiutarci tutti qua. Non serve mettere in mezzo persone che non c'entrano. Ma vaffanculo! Vaffanculo cosa? Scusate. Ma non vede che sei stanca? Oh, ancora pochi bocconi. Dai, forza, mangia. no grazie, basta così. Ma devi mangiare. Ed eccolo che ricomincia. Sono sazia, davvero, sto bene così. No, non basta. Non puoi mangiare così poco. Non vedi quanto peso hai perso in questi mesi. Devi mangiare qualcosa che non siano stupidi ghiaccioli. O le forze ti abbandoneranno definitivamente, amore mio. Ma crede davvero di poter capire meglio di te che cosa stai provando? Per me è molto difficile continuare anche solo a deglutire un sorso d'acqua. Ho mangiato abbastanza. Comunque, non ti preoccupare, sto bene. Ma il dottore ha detto che la dieta è importante. Se non acquisterai qualche chilo, i medici saranno costretti a nutrirti artificialmente attraverso un sondino. Ed eccolo che torna all'attacco. No, i medici hanno detto che l'importante è seguire la dieta e non mangiare tutto. Per oggi basta così, grazie. Non basta. Devi mangiare qualcosa, così ti sentirai più in forze e guarirai più in fretta. Papà, ho detto basta!
Ho 21 anni, non voglio che sia tu ad imboccarmi. E non voglio farmi imboccare nemmeno da uno stupido affare infilatomi nello stomaco. Semplicemente adesso sono sazia. Pazienza, che bisogna avere con te, Jessica. Pazienza. Pazienza? Tu devi avere pazienza con me. Ma lo senti? Ma ti senti? Chi dei due qua è il paziente? Chi dei due deve sopportare tutto questo? Tutto il giorno costretta a guardare una finestra che tu hai deciso di chiudere con quelle stupide tendine. Cosa stai dicendo, Mi Jessica? fanno sorridere. Quelli che, come te, vedendomi perdere peso, mi incitano continuamente a mangiare. Non potete minimamente comprendere cosa si prova. Ma come ti permetti di parlarmi così? Io ti ho sempre amato e protetto, sono qua per aiutarti! No, tu hai sempre controllato ogni cosa che ho fatto! Questo non è amore, questa è paura! Paura di perdermi! E io sono stufa di aver paura con te! Io voglio vivere! Ma ci hai fatto caso? A cosa? A quel telefono. Continua a fissarlo in attesa di chissà quale telefonata. Sai che non lo farà. Ma a chi ti riferisci? Buongiorno Edoardo. Buongiorno, dottore. Come andiamo? Tutto ok? Al solito. Sicuro? Ti vedo un po' giù. Dai, non raccontarmi balle. Ormai è un paio di mesi che ci conosciamo. Chi è che non ti scrive? Una delle tante. Ma sì, vedrai che lo farà. Ma sì, chi se ne fotte? Tanto se non lo farà lei, lo farà un altro. Perché hai paura di dirgli della telefonata? Non sarà questa a fare la differenza. Come? No, niente. Ma come puoi pretendere che ti chiami se non so nemmeno dove sei? Metti da parte l'orgoglio, componi quel numero. Scusa se te lo chiedo, ma non ho potuto fare meno di notarlo. Di solito, quando entro in una stanza per un controllo di routine, sono costretto ad accompagnare fuori chi è in visita. Qui però non è mai successo. Come mai? Come mai? Beh, è quello che succede quando si tagliano tutti quanti i ponti. Finalmente. Ho fatto scelte discutibili in passato che mi hanno allontanato dai miei amici e dalla mia famiglia. Sa, ci sono persone che sono in grado di fare tesoro delle critiche che ricevono, ma io non sono tra queste. Ne ho ricavato soltanto rancori. Rancori e solitudine. Però va bene così, non ha importanza, ormai è andata. Mi spiace solamente per la mia sorellina. Diana. Cosa è successo con lei? Nulla di diverso che con gli altri. È che con lei il legame era più forte. Pensi che quando eravamo più piccoli ero abituato a dormire nel letto matrimoniale assieme a lei e giuro che alle volte l'avrei proprio veramente strozzata. Era come essere sempre d'estate in vacanza. Ha presente? Con la sabbia nel letto. Ecco, io nel letto avevo perennemente delle briciole, perché lei era solita mangiare di notte. E poi ogni tanto mi si appiccicava addosso e dovevo farmi piccolo piccolo perché lei voleva prendersi tutto quanto il letto. Giuro che l'avrei veramente strozzata. E ora vorrei strozzare me, perché non ho più il coraggio di chiamarla.
Allora, trova il coraggio e chiama. Su, vecchio mio, un po' di brio. È ancora presto, abbiamo tutto il tempo del mondo. Che faccio, la porto questa? No, non ti servirà. Dovrei portarmi qualcosa da leggere. Ciao, ti ho portato il pranzo! Ma che casino, ma pulisci ogni tanto. Ultimamente no, non tanto. Vedo. Come va? Ah, ce la spassiamo. Cosa si mangia? Pasta e zucchine della gastronomia qua sotto, ma guarda che la luce del frigo non funziona. Vabbè, dai, che ti frega, tanto si vede comunque, no? Senti, ma ce l'hai una scopa che do una spazza? Ma che fai? Parti? Dove stai andando? Le bugie hanno le gambe corte. Ti ho chiesto dove stai andando. Te l'ho detto prima per telefono, no? No, non me l'hai detto. Ah, scusa, pensavo di averlo fatto. Pensavo di averti fatto una domanda. Da Marco, qual è il problema? Perché sento che non è così? Ah, non so. Ma spero che non me ne accorga. Pensi davvero che non abbia capito cosa sta succedendo? Ti sento, sai? Quando la notte ti rigiri nel letto senza più cercarmi. Carla, io... I permessi dal lavoro. Queste settimane in cui è impossibile vederti e da cui torni sfatto. E poi i capelli. Come mai questo nuovo taglio? Io... Perché mi arrivi? Non pensi più a noi? A me che ho mollato tutto per te. Dimmi la verità, Michele. Ero all'ospedale. Ho un cancro. Così sarai contenta. Contenta? Di cosa? Che mi hai tenuto nascosto tutto questo? Che mi hai tolto il diritto di sapere nel tuo sciocco ed egoistico crederti nobile? Hai estromesso dalla tua vita l'unica persona che ti avrebbe potuto aiutare. Non volevo farti soffrire. E così invece sei solo un uomo. Uno stupido uomo. Di tutte queste è la cosa peggiore che potessi fare. Ti auguro di gioire da solo se mai guarirai. O di poterti stupire del voto che accoglierà dopo me. Insomma, ne ero rimasto fuori dalla porta come una specie di mendicante. Non voleva più farmi entrare, capite? Giochetta. E ogni tanto apriva e cominciava a lanciare vestiti, urlava ai vicini che si affacciavano per via del casino. La sola situazione del cazzo. Ma a peggiorare tutto quanto che ti arriva, lui! Lo sapevi. Lo sapevi? Sì. Ora, ma io ho capito come giochi, eh? Ah sì, e come gioco?
Vaffanculo, lo dici pure. Hai avuto tutto. Siamo alle Rosetti oggi. Vabbè, comunque la donna l'hai venuta. Quale donna? Già, semmai è un cavallo. Insomma, per farla breve. Arriva Ancora non l'hai capito che non ce ne frega un cazzo delle tue storie da conquistatore. A me piacciono. Mi piace sentir parlare delle donne così. Che c'è? Parlare di donne ti turba? No, come ne parli tu che mi turba? Perché? Come ne parlo? Come di un oggetto da conquistare. Il cavaliere solitario che si tiene tutto quanto dentro. Pensi di essere tanto diverso da me? Il giorno, la notte. Solo perché tu, con una donna, ci passi più di una sera? Direi che è più che sufficiente. Ma di certo non basta. Io direi proprio che avanza. Ah sì? Dimmi, tu con gli oggetti ci parli? Cosa? Con gli oggetti ci parli? Tu hai capito questo che cosa vuole da me? Io voglio capire per quale motivo tu ancora parli. Proprio tu, che hai smesso di parlare alla tua donna come si fa con gli oggetti. che facciamo tardi? Che cosa vuole adesso? Ma se siamo in anticipo? Non si sa mai, il traffico. Per me non la racconto giusta. Ma quale traffico? Quale traffico? Il solito traffico. Mi devi dire qualcosa? Beh, in effetti sì, tesoro. I medici mi hanno anticipato che dovremmo optare per l'opzione più rischiosa, ovvero la donazione da familiare. Ma mi hanno assicurato che
che la nostra è una compatibilità sufficiente per procedere con la massima serenità. La malattia ci rende soli, ma ci fa anche capire quanto siamo importanti per gli altri. Per questo, prima di andare in ospedale, vorrei che parlassi con padre Lorenzo. Padre Lorenzo, E che c'entra lui ora? per dirgli cosa? Le parole verranno. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Avresti voluto che il tempo si fosse fermato in quell'istante, vero? Prima che ricominciasse a parlare senza pensare. Padre Lorenzo. Io non vado da nessuna Ma parte. padre Lorenzo ci aspetta. Io non voglio parlare con nessuno. Ascoltami bene. No, ascoltami tu una buona volta. Basta con queste messe in scene. Andare a messa, parlare con i preti o andare al cimitero. Lo capisci che non ho bisogno di una tomba per ricordarmi di mamma. Ora che per la seconda volta mi donerai la vita, ho bisogno di viverla liberamente. Capisci che d'ora in poi dovrò bastare a me stessa. Capisci che posso bastare a me stessa. Non dovrai più trattarmi come un oggetto da mettere sotto una campana di vetro. Non dovrò più avere bisogno di nessuno. Finalmente gli hai detto ciò che pensava. Jessica, io... Oggi sarà un nuovo inizio per entrambi. Amore, non so se ce la faccio. Ma certo che ce la fai. Ti aiuto io, sono qui apposta. Dai, andiamo. Ok. Coraggio. La salita può essere lunga, faticosa, piena di insidie. Ma una volta arrivati in cima lo sai. C'è sempre la discesa. Sì. Peccato tu abbia una ruota bucata. Dai, forza, manca poco, tieniti su di me. Troppo lontano per te, non vedi? Sei solo un peso, non hai neanche la forza per stare a fianco delle persone che ami. È lontano. Ma no, non è così dura come sembra. Tu come fai a dirlo? Cosa ne sai di cosa si prova? È come una nuvola grigia che ti si siede sul petto e non ti lascia respirare. Ti oscura la mente con immensa paura. E quando tutto questo ti assale, anche se di fronte hai la prospettiva di una soluzione, questa nella tua testa diventa qualcosa di impossibile e irraggiungibile. Ma ti rendi conto di come stanno le cose? Capisci che non c'è più tempo per abbattersi. C'è solo il tempo di reagire. Non dare mai nulla per scontato. Il tuo corpo non può sostenerti, non ce la farai mai. Dovresti sederti. Sono stanco, forse dovrei sederti. Ecco, bravo. Siediti e lascia perdere. Ci siederemo quando saremo arrivati. Ma tu ti puoi sedere adesso, giusto? Affrontiamo la maggior parte delle cose insieme, soprattutto le difficoltà. Aiutarlo non è sufficiente. Non riuscirai a portarlo fino a lì, non è forte abbastanza. Non temere di essere un peso per me. Non devi dimostrare nulla. Dimostra a te stesso di avere la forza di resistere. Ma ti senti forte? Coraggio. Andiamo. Non ce la farà. Ce la farò. Di dormire qualche volta, non tutte le sere, ti innamorerai, più poco o tanto ti accontenterai. Promettimi che prima di pesare il prossimo passo e pensare se vai, ti ricorderai di sentire dentro cosa vuoi. Promettimi di far entrare il sole, ti asciuga le ossa, scalda bene il cuore.
piuttosto non dici niente. Chi? Io? Non lo so. Sei sempre tu quello che ha qualcosa da dire. Beh, prima che mi rinfacciaste di essere una testa di cazzo. Dai, non fare 3 parole. Beh, ci sarebbe una storia. La raccontavo spesso alla mia sorellina. È la storia di questo giovane ragazzo che fin da piccolo aveva dimostrato di avere qualcosa che tutti non erano in grado di capire. Era stata la madre a spingerlo a coltivare la passione. Così, a 12 anni, Antoine salì sul suo primo aereo. Era l'aria il suo elemento. A 21 anni prese il brevetto da pilota e poco dopo venne ingaggiato da una compagnia aerea. Volava soprattutto quanto il mondo e riconosceva tutti i paesi. Vedeva fiumi, mari, montagne. Però presto quel viaggiare tranquillo non gli bastò più. Così decise di tentare un nuovo record. Voleva volare più velocemente di quanto nessun altro uomo avesse mai fatto. Però, poco dopo la partenza, un'avaria al motore lo fece schiantare nel deserto. Fu ritrovato 3 giorni dopo da un beduino, miracolosamente ancora vivo, ma i danni furono irreparabili. E poi? Antoine non si arrese. Più porte gli venivano sbattute in faccia, più lui si intestardeva. Faceva di tutto per trovare l'aereo. Volare era diventata la sua ragione di vita. Così, in tempo di guerra, la sua determinazione divenne utile al paese, che lo arruolò nell'aviazione. Però ormai Antoine era più anziano di tutti gli altri suoi. Un giorno, partito per un volo di ricognizione sugli spostamenti del truppe nemico, Antoine non fece più ritorno. Dopo 3 giorni, i suoi compagni che lo stavano aspettando l'hanno disperso. Antoine! Ma che fai? Antoine! Dove sei, Antoine? E che fine ha fatto? Non se ne seppe più nulla. Ciao ragazzi. Oh, ma guarda che si vede. E lei è Carla. Finalmente. Devi sapere che è merito mio se sei decisa a dirtelo. Ah. Non lo so. Certo che no. Ah. Allora, praticamente era tutto più o meno qua. E non aveva nemmeno il coraggio di rispondere al telefono. Poi finalmente si è deciso e allora gli faccio: se non hai il coraggio di dirlo, fai prima lasciarla. E non l'aveva presa molto bene. Come fai a credere a uno con una faccia come questa, no? Dai, sì. Tuo padre? Eccoci qua. Edoardo, sei nervoso? Le tue dita, no? Vabbè, dai, lasciamo perdere. Jessica? Sì. Prego, vieni.
Michele? Sì? Prego. Vieni Jessica, siamo da questa parte. Prego, siediti. Come stai oggi? Non so, sono un po' preoccupata. Cosa ti spaventa? I risultati degli esami. Non devi. Il peggio è passato. Dalle ultime analisi sembra che la tua malattia sia in remissione. Va tutto bene? Vuoi chiedermi qualcosa? Cioè, sono guarita. Sì. Ovviamente dovremo fare altre analisi nel corso del tempo, per assicurarci che non ci siano recidive. Non so cosa dire, grazie davvero. Non ringraziarmi. E chiama tuo padre. Volevo che fossi tu a dirglielo. Grazie ancora. Prego. Accomodate. Pensate di vedervi. Bene. Come vi sentite? Sono pronto ad affrontare questa cosa. Sono spaventata, ma penso che insieme potremo affrontare qualsiasi cosa. È bello vedervi assieme. Ma ora torniamo alle analisi. Ho delle buone notizie per voi. Gli esami sono buoni. Che cosa vuole dirci? Non ci sono più tracce del tumore. Ovviamente dovremo continuare a vederci per essere sicuri che sia tutto a posto, ma per ora potete festeggiare. Lei ne è sicuro? Sì, sei fuori pericolo. Non è questo il momento di piangere, signorina. Cioè, vuole dire che che posso tornare alla mia vita? Sei libero di tornare alla vita che vuoi. Libero anche di cambiarla. Grazie, la ringrazio davvero tanto. Grazie. Buongiorno Edoardo. Entra pure. Come stiamo oggi? Bene. E lei? Tutto bene con me, grazie. Ma sai che non siamo qui per discutere di me. Dobbiamo parlare del risultato degli esami che hai svolto la settimana scorsa. Come ti senti ad affrontare l'argomento? Bene. Forse un po' nervoso. Purtroppo gli esami non sono positivi. Dopo i cicli di chemioterapia che hai affrontato, il tumore avrebbe dovuto ridursi per poter procedere con la terapia chirurgica. Ma dalle ultime immagini sembra quasi essere cresciuto. Dobbiamo discutere delle nuove opzioni. No, dottoressa. Non ne voglio parlare. Invece dobbiamo proprio. La partita non è persa, possiamo provare trattamenti più aggressivi. No. Sto bene così. Non voglio sapere nulla. In fondo, o si fa di tutto per vivere, o si fa di tutto per morire. Non capisco. Perché ti vuoi arrendere? Ma non mi sto arrendendo. Sto semplicemente accettando il mio destino. Qui nessuno può obbligarti a rimanere. Ma come medico mi sento in dovere di consigliarti di non gettare la spugna proprio ora. Abbiamo molte strade da poter percorrere. Possiamo provare trattamenti più aggressivi. Ma per prolungare cosa? Dolore, sofferenza. Ormai praticamente passo la mia vita negli ospedali. E detesto il loro odore, detesto le medicine, detesto il ronzio di queste maledette lampade a neon. Scusi, non volevo smerdare il suo posto di lavoro. Però non voglio dovermi ritrovare un'altra volta su un lettino a fissare altri medici con le mascherine. Non voglio addormentarmi di nuovo senza avere più il controllo di quello che mi accade. Io voglio poter decidere sulla mia vita e sulla mia morte. Ciò che sto cercando di dirti è di pensarci.
Ora capisco che il mondo ti stia crollando addosso e che tu non ne possa più di reparti, medici, infermieri. Vedi tutto buio. Vuoi allontanare tutti. Ma devi capire che nessuno ti abbandonerà. E non neanche tu puoi abbandonare loro. Sa, questa malattia è in grado di divorarsi la maggior parte delle relazioni. Rimangono solamente quelle persone che dicono di voler morire con te. E nemmeno le app di incontro sono molto utili. Un profilo online del tipo cancro, stanchezza perenne, spesso vomito, non è di certo di aiuto. Però, glielo ripeto, sto bene così. Sai, sono diventata medico per aiutare le persone. Ma alle volte siete proprio voi ad aiutare noi. L'altruismo può essere compulsivo alle volte, impedendoti di accettare la perdita. Dovrò comunque essere onesta con te. La tua malattia sarà dolorosa e a un certo punto dovremo ricoverarti. Per il tuo bene. È come se il mondo mi crollasse addosso per una seconda volta. Però, finalmente, mi sento libero di passare del tempo fuori dall'ospedale. Cara sorellina, ci sono molte cose che vorrei dirti, così tante che non so nemmeno da dove iniziare. Il modo più semplice forse è chiedendoti scusa. Già, io che chiedo scusa, lo avresti mai detto? Sono cambiate molte cose in questi anni, così tante che non so nemmeno se mi riconosceresti. Ma io riconoscerei te. Me lo sono chiesto spesso. Magari non ci crederai, ma ti ho pensata ogni singolo giorno. Mi interrogavo su cosa tu stessi facendo, come stesse procedendo la scuola, soprattutto in matematica, che tanto odiavi e in cui io avrei dovuto aiutarti. Ma non c'ero. Ogni tanto mi sono immaginato i ragazzi con cui saresti potuta uscire. A come avrei dovuto odiarli, perché ogni giorno ti avrebbero portata un po' più via da me. E invece io, di nuovo, non c'ero. E allora perché non mi hai chiamata, ti chiederai? Non credere che non ci abbia mai provato. Non sai quante volte sono stato lì e lì per comporre il tuo numero, ma non ci sono mai riuscito. Sono sempre stato un ragazzo orgoglioso, lo sai. Sì, anche un po' stupido, hai ragione. Non sai quanto stupido mi sento ora, mentre scrivo, nella speranza che dalla mia penna escano come per magia delle parole giuste, che ti rendano meno doloroso ciò che sto per dirti. Sto morendo, sorellina. Ho lottato contro un tumore per tanto tempo, ma i medici mi hanno detto che non c'è più nulla da fare. No, non piangere. Non piangere, perché continuerò a vivere nell'affetto che provi per me, nei tuoi ricordi, in queste parole che sto scrivendo. Ti resterò vicino nel cuore, come lo sono sempre stato. Ci sono tante cose che vorrei dirti, ma solo una è davvero importante. Ti voglio bene. Questa si chiama vita e tutti noi siamo messi alla prova. C'è un tempo per gioire, c'è un tempo per gridare, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per sognare e c'è un tempo per morire. Morire liberi e uguali, perché solo davanti alla morte non c'è nessuna distinzione o disuguaglianza. La morte si incontra solo una volta nella vita.
perché oggi siamo più leggeri, perché siamo liberi. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel it's so paper thin, like a house of cards and broken caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet understood but no one seems to hear a thing? Do you know the prayers show a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the fire to the eyes, open your hurricane comes a rainbow.